Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale ed è calciomercato in casa Napoli per ovviare nei limiti del possibile a questa situazione di Lorenzo che si è infortunato ieri in maniera grave contro la Fiorentina. Stagione finita? Credo di sì, ma ovviamente vedremo poi gli esami e gli eventuali tempi di recupero per quanto riguarda il nostro capitano. Juan Sanchez avevamo il sì ieri sera e stamattina troviamo la porta chiusa. Facciamo il punto della situazione insieme anche per gli altri nomi che stanno girando in orbita Napoli. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video, un bel like. Fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, cercherà di chiudere per un esterno basso, considerando l'infortunio di Giovanni Di Lorenzo. L'acquisto di Juan Sanchez sembrava probabile dopo l'infortunio del capitano, ma c'è stato un improvviso clamoroso dietro front. Il giornalista Sfredo Petullà scrive quanto segue sui social network. Il Napoli nella notte aveva chiuso Juan Sanchez in prestito oneroso con diritto di riscatto che sarebbe diventato un obbligo. Stamattina il no del presidente del Siviglia. Caro Napoli, segniamocele queste cose in fase di calciomercato quando poi società che prima si sono messe di traverso o hanno fatto sì che le trattative diventassero così lunghe e estenuanti anche in fase estiva per quanto riguarda Juan Sanchez, così quando nel caso dovessero presentarsi in casa Napoli in futuro noi ricambiamo e dovremo ricambiare assolutamente con la stessa moneta. Detto questo, il no del Siviglia, ovviamente, questa mattina Giovanni Manna potrebbe virare su Zappa del Cagliari. A riferirlo è sempre Petullà. Zappa resta l'altra possibile soluzione, ovviamente per quanto riguarda la fascia destra, può fare tre ruoli e anche il braccetto. Sono ore caldissime per il mercato del Napoli, non solo Alison Santos, cerchiamo di ufficializzarla sta situazione perché sapevamo lavoreremo nella notte eccetera per Alison Santos e quindi può darsi che oggi arriva qualche conferma o al massimo domani per aumentare le scelte in attacco. Il Napoli a poche ore dalla chiusura della sessione invernale si trova a tentare un altro inserimento dopo l'infortunio di Giovanni Di Lorenzo. Si è creata un'emergenza per il Napoli che in queste ore tenta l'acquisto di Gabriele Zappa del Cagliari in prestito con diritto di riscatto. Il giornalista ed esperto Schira è il primo a svelare questa pista nella giornata di ieri. Ora informa che c'è già l'accordo con l'entourage del calciatore sulle cifre del contratto. Ora la trattativa è tra le due società e visto che il Cagliari non è il Siviglia, credo che comunque sarà lui, ecco, a venire a rinforzare in casa Napoli per quanto riguarda la fascia destra e fare la spola con Mazzocchi. Poi ci arriviamo dal punto di vista tattico perché tornando Rachmani e con un match a settimana, anche se barcolliamo, possiamo diciamo arrivare a fine campionato cercando di mantenere comunque alto il livello dal punto di vista dei punti conquistati. Il problema al ginocchio di Giovanni Di Lorenzo, questo è un altro nome, rischia di incidere anche sulle strategie di mercato. L'idea di un rinforzo esterno potrebbe riportare in auge la pista a Norton Cuffi, considerando che con la difesa a 3 Di Lorenzo era una pedina fondamentale sia nel terzetto arretrato sia sulla corsia. Dal punto di vista del fiato, corsa, farsi tutta la fascia e anche diciamo ripiegare in maniera tempestiva dando una mano in avanti, Norton Cuffi sicuramente potrebbe essere un'alternativa, ma credo che per tutte diciamo le squadre che girano intorno al calciatore, che comunque abbiamo letto Juventus, abbiamo letto anche squadre al di fuori dell'Italia, può darsi pure che sia un nome che vi è messo lì per creare un tantino di concorrenza con zizzania e ovviamente far alzare i prezzi, cercare di tirare le trattative da una parte e dall'altra. Potrebbe anche entrare dal punto di vista dei nomi in orbita Napoli, Davide Calabria del Panathinaikos, Castagne del Fulham e addirittura Ignace van der Bremt del Como. Quindi sono tanti i nomi che si stanno accostando vicino al Napoli per sostituire il capitano o meglio, sostituire il capitano secondo me è una frase che diciamo lascia il tempo che trova per cercare di
portare a casa questo campionato nei limiti del possibile e con meno danni possibili su quella fascia, facendo poi a metà con Mazzocchi che abbiamo disponibile. E dal punto di vista tattico, e ci volevo arrivare, rientra Rachmani. Se si resta con la difesa a 3, schierando 3 centrali che ovviamente dovrebbero essere Rachmani, Buongiorno e Juan Jesus, perché Beukema, a quanto abbiamo sentito dalla conferenza post partita e le interviste di ieri del nostro mister, non dà garanzie, e allora diciamo che andrebbe bene anche Zappa del Cagliari per quanto mi riguarda, visto che siamo agli sgoccioli, si chiude il calciomercato domani, devi per forza portare qualcosa a casa per rimpiazzare e per cercare di diciamo non far arrivare poi Mazzocchi che deve giocare tutte le partite senza, senza un minuto di fiato in più, e quindi cercare di alternare, anche se bisogna vedere poi quando e quanto andremo ad alternare, perché poi arriva il sostituto, arriva il rinforzo, perché di sostituto non si può parlare, arriva il rinforzo, bisogna vedere poi come e quando viene messo, ecco, a disposizione del campo, della squadra e dei compagni da parte del mister. Ovviamente non è una cosa semplice, non è che arriva pronti via, lo metti in campo, chi arriva arriva e ti fa partita, prestazione e al limite 2 assist e, diciamo man of the match. Può anche darsi, però non è che stai andando a prendere profili di altissimo livello dal punto di vista tecnico, anche se fanno al caso nostro per quanto riguarda ciò che ci serve ed una partita a settimana da poter gestire, perché al di là della Coppa Italia con l'impegno infrasettimanale contro il Como, se non erro Genova Como, e poi abbiamo l'altra partita di Serie A, si torna a giocare una volta a settimana e dovrebbe essere più gestibile questa situazione con gli uomini che hai adesso in rosa e con gli eventuali rientri. Torna almeno dovrebbe rientrare Rachmani, perché anche la comunicazione dal punto di vista degli infortuni lascia tanto a desiderare in casa Napoli quest'anno. Dovrebbe rientrare Amir Rachmani e quindi puoi schierarlo a destra con Buongiorno al centro, Juan Jesus a sinistra, Juan Jesus al centro, Buongiorno a sinistra, perché abbiamo capito che Beo come il campo lo vedrà ben poco. Ovviamente poi può darsi pure che diciamo nasca una situazione alla Vergara, ti trovi con l'acqua alla gola, non hai chi schierare, al limite non riesci a piazzare il colpo perché siamo veramente a ridosso della fine del mercato, domani si chiude e quindi devi essere molto veloce per quanto riguarda documenti, scambi e accordi. Può darsi pure che finiscono le alternative, perché finiscono le alternative quando poi si fanno male in tanti, e devi schierare per forza Beukema. E poi al limite, Beukema ti comincia anche a performare così come sta facendo Vergara. Abbiamo ovviamente sentito dalla bocca del mister Vergara perché non ho quello, non ho quell'altro e non ho nessuno. Benissimo, e Vergara ti ha dimostrato. Può darsi pure che ma non ho questo, non ho quell'altro, non ho nessuno, lo devi schierare e ti comincia a performare per i 30 milioni, se non erro 32 o 33, perché non sono nemmeno 30, che si è speso in estate. Buttati 200 milioni via così al vento per quanto riguarda il mercato fatto quest'estate, e quindi cerchiamo di riparare e portare la stagione al termine al meglio possibile. Tra le quattro, benissimo. Poi, se si riesce ad incanalare un sentiero di risultati positivi e continuità, allora può darsi pure che qualche punto lo recuperiamo su chi c'è davanti e diciamo staccare anche chi rincorre, perché poi la Champions e le coppe europee portano via energie e punti. L'abbiamo visto l'anno scorso con l'Inter e sarà comunque la stessa cosa tutti gli anni. Abbiamo questo bonus tra virgolette da poterci giocare benissimo, però dobbiamo
comunque vincere e convincere sul campo di partita in partita senza steccarne più, possibilmente. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto e aspetteremo poi le ufficialità che dovrebbero arrivare tra oggi e domani, sia per quanto riguarda l'eventuale zappa del Cagliari e sia per quanto riguarda Alisson Santos, che mi auguro il Napoli abbia chiuso come si è letto ieri e si leggeva ovviamente anche dopo la partita contro la Fiorentina. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.